Allora, abbiamo questo problema di chimica che riguarda la composizione costante dei composti. Intanto leggiamolo. Il rapporto di combinazione tra le masse di magnesio e di ossigeno nella formazione di ossido di magnesio è di 0,36 diviso 0,24. Domanda 1. Calcola la quantità in grammi di magnesio che si combina con 0,85 grammi di ossigeno. Dal grafico ricava quanti grammi di ossigeno si combinano con 0,25 grammi di magnesio. Il grafico in questione è questo qua. Quello che farebbero tutti i chimici a questo punto sarebbe quello di risolversi il problema con una proporzione. Però, dal momento che io sono un matematico, vedo le cose da un altro punto di vista. Perché? Beh, noi matematici quando vediamo questi problemi ci mettiamo a ridere perché quando si tratta di piano cartesiano, nel piano cartesiano un matematico è un dio, è letteralmente casa sua, può fare tutto quello che vuole. Specialmente se si tratta di rette, sappiamo tutto quello che ci serve. Quindi, ripeto, un chimico si farebbe una proporzione e andrebbe a risolvere il problema. Difatti, lo stesso libro di chimica risolve l'esercizio con una proporzione. Dice per calcolare i grammi di magnesio che reagiscono con 0,85 grammi di ossigeno si applica la proporzione. Quindi uno fa la sua proporzione, ottiene questo risultato che non è neanche corretto e approssimato e va bene. Poi dice dal grafico, così come se uno potesse leggerlo veramente quel grafico, dice ricava la massa di ossigeno che si combina con 0,25 grammi di magnesio, che è di 0,16 grammi. Ma io vi assicuro che, appunto da matematico, io guardo sto grafico, come dovrei capire che quello è 0,16, non c'è una carta millimetrata che mi garantisca così ad occhio e croce, ma si procede per approssimazioni, cosa che un matematico non fa. Quindi noi, da matematici, andiamo a vedere il tutto da un altro punto di vista. Innanzitutto, sto dentro un piano cartesiano? Benissimo. Allora questo è il mio asse delle x, questo è il mio asse delle y. Quindi ok, nel mio grafico cartesiano l'asse delle x mi va a rappresentare Mg, magnesio, e l'asse delle y mi va a rappresentare O, ossigeno. Rileggiamo attentamente il problema. Dice che magnesio e ossigeno sono nel rapporto 0,36 diviso 0,34. Ok, andiamo a scriverci questa cosa qua. 0,36 fratto 0,24 uguale Mg magnesio fratto ossigeno. Innanzitutto da matematico appunto questo approccio per quanto mi riguarda è già molto più semplice che quello di andare a impostare la proporzione, seppur ovviamente poi di base il principio è equivalente, però lo trovo molto meno intuitivo il libro quando imposta questa proporzione, che dice per calcolare i grammi di magnesio che reagiscono con 0,85 grammi di ossigeno si applica la proporzione, imposto la proporzione, poi mi devo fare tutti gli spostamenti vari per ottenere quello che ottiene lui. Io dico molto semplicemente, ok, conosco questo rapporto e so che è il rapporto magnesio-ossigeno. Benissimo, quindi se la domanda mi chiede calcola la quantità in grammi di magnesio, quindi vuol dire che la mia incognita è il magnesio. E allora, molto facilmente, che cosa faccio? Prendo l'ossigeno e lo porto dall'altra parte. Quindi avrò O per 0,36. Innanzitutto stiamo facendo i matematici, facciamolo fino in fondo. Quindi questo 0,36 fratto 0,24 un matematico non lo può proprio vedere, perché innanzitutto lo possiamo semplificare, quindi come lo andiamo a semplificare? 0,36 è equivalente a 36 per 10 alla meno 2. Allo stesso modo se sotto c'ho 0,24, qui avrò 24 per 10 alla meno 2. Cioè stiamo andando a dividere per 100, quindi ho 10 alla meno 2 sopra, 10 alla meno 2 sotto, di conseguenza li posso semplificare. E quindi anziché portarmi avanti 0,24, 0,36, che è anche più lungo, pure da scrivere sulla calcolatrice, eccetera, dico direttamente 36 su 24, che è lo stesso identico rapporto.
Oltretutto però adesso ho la possibilità anche di semplificarlo ulteriormente questo rapporto. Perché? Perché sia il 36 sia il 24 sono nella tabellina del 6. 6 per 4, 24, quindi dividendo per 6 ottengo 4, 6 per 6, 36. Ancora posso semplificare ulteriormente perché adesso divido tutto per 2 e ottengo 3, 2. Quindi, in poche parole, il rapporto è molto più facilmente di 3 mezzi e non sto più dietro a portarmi tutta quella roba, mi basta portare con me 3 mezzi, mi basta portare quello. Quindi adesso per trovare il mio Mg, che è la mia incognita, no? Voglio trovare il magnesio. Allora che cosa faccio? Porto l'ossigeno dall'altra parte e quindi ottengo che O per 3 mezzi è uguale a Mg, magnesio. Ma a questo punto io so quant'è l'ossigeno. Lo sappiamo perché è un dato noto, è essenzialmente 0,85. Quindi al posto della mia O, che è un valore noto, andrò a mettere il valore del mio ossigeno. Quindi avrò 0,85 per 3 mezzi uguale a mg. A questo punto, senza neanche ricorrere alla calcolatrice, quant'è la metà di 85? Naturalmente questa è 42,5, quindi qui andremo a mettere 0,425. Difatti poi, se non ci crediamo, andiamo semplicemente a raddoppiare questo numero e otteniamo nuovamente il nostro 0,85. Da notare che poi dobbiamo andarlo a moltiplicare per 3. Quindi moltiplicando per 3, ovviamente che cosa abbiamo? Il 25 e diventa 75 e il 4 diventa 12. Ovviamente c'è sempre il nostro punto, la nostra virgola. Ma così il problema è risolto alla perfezione. Oltretutto abbiamo anche il risultato perfetto. Quindi, se lo voglio scrivere per bene, ho scoperto che il mio Mg sarà uguale a 1,275 grammi di magnesio. Io sottintendo che siano grammi, perché è l'unica unità di misura che abbia senso. Quindi il risultato corretto è 1,275 contro l'approssimazione portata dal libro, dovendo fare anche tutti i conti in maniera ignorante sulla calcolatrice senza pensare a quello che si sta facendo. Invece vi ho dimostrato che con dei calcoli molto facili io riesco a trovare il risultato. Quindi questo qui è tuttavia un approccio. Adesso voglio discutere con voi un altro tipo di approccio. L'approccio con la conoscenza delle rette, la knowledge delle rette. Quindi che cosa vado a fare? Vado a recuperarmi un attimo il mio rapporto. Ricordiamo che all'inizio io avevo questo 0,36 fratto 0,24 che rappresentava il rapporto tra il magnesio e l'ossigeno. Successivamente, con un po' di basi matematiche, abbiamo scoperto che questo qui altro non è che 3 mezzi. Quindi abbiamo scoperto che il rapporto magnesio-ossigeno è di 3 mezzi. Però notiamo una cosa, rispetto al nostro piano cartesiano, abbiamo detto che mg rappresenta le x, mentre l'altro, O, rappresenta le y, l'ossigeno rappresenta le y, quindi è come se noi qui avessimo y e x. Ma se noi ricordiamo la teoria che c'è dietro le rette, questa è roba di matematica, che cosa scopriamo? Che se noi consideriamo il rapporto inverso, cioè se noi andiamo a capovolgere quello che stiamo vedendo qua, ossia se consideriamo invece 2/3 uguale a O fratto mg, e quindi ci mettiamo nel caso in cui questo qui è la mia y e questo qui è la mia x, beh, noi cosa abbiamo determinato in questo modo? Abbiamo determinato il coefficiente angolare di una retta. Quindi io posso andare a considerare adesso la retta da y uguale mx. Perché non considero la q? La q in questo caso non c'è perché appunto il grafico cartesiano che io sto studiando passa per l'origine, la retta passa per l'origine. Di conseguenza, una retta che passa per l'origine non ha la sua intercetta. Allora, immediatamente posso considerare la funzione matematica data da y uguale a 2/3 x.
Questa funzione matematica adesso mi va a risolvere tutti i problemi, nella consapevolezza del fatto che per me la x rappresenta mg e y per me rappresenta O, ossigeno. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che automaticamente, mediante l'equazione di una retta, io posso risolvermi immediatamente il problema, quindi in maniera ancora più facile rispetto che andare ad utilizzare una proporzione. Quindi adesso, grazie alla mia retta, sarò in grado di risolvermi sia il punto A sia il punto B senza neanche pensare, perché mi basta utilizzare la formula, l'equazione della retta che mi sono trovato. Quindi quando mi chiede il punto 1, calcola la quantità in grammi di magnesio che si combina con 0,85 grammi di ossigeno, io so già come andare a sostituire, perché so che 0,85 è il mio ossigeno e poi l'equazione rimane invariata, anzi l'equazione stessa mi dice come andare a trovare l'incognita x, che ricordiamo rappresenta il magnesio, quindi mi porto il 2/3 dall'altra parte, ribaltandolo diventa 3/2 e facendo questo conto ottengo immediatamente il risultato, cosa che ho già svolto precedentemente, quindi non lo rifaccio. Però guardate la potenza di questa retta adesso, perché posso risolvere anche il punto B in questo modo. Infatti dice: dal grafico ricava quanti grammi di ossigeno si combinano con 0,25 grammi di magnesio. Quindi che vuol dire? Vuol dire che siccome il mio magnesio va a rappresentarmi la x, mi basta dire y uguale a 2/3 per, ci sostituisco il valore di x che vale appunto 0,25. Ma adesso ricordiamoci che per la matematica 0,25, cioè lo dice la parola stessa, sono 0,25 centesimi, no? Quindi possiamo dire 2/3 per 25 fratto 100. Naturalmente 25 su 100 si riduce a 1/4, quindi noi abbiamo 2/3 per 1/4. Quindi se andiamo a semplificare adesso viene semplicemente 1/6, perché vado a semplificare il 2 con il 4, qui rimane 1, qui rimane 2 e quindi 1/6 è il mio risultato esatto. Ricordando dunque che la y mi va a rappresentare l'ossigeno, ho scoperto immediatamente quanto ossigeno preciso ho nella mia combinazione tra i due elementi. Invece, appunto, andando nella soluzione del libro di testo, portava 0,16 grammi. Adesso andate a fare 1/6 sulla calcolatrice adesso e scoprirete che questa quantità è appunto 0,16 con 6 che continua. Quindi questo esercizio è la prova di quanto le materie scientifiche siano combinate l'una con l'altra, di quanto la chimica abbia bisogno della matematica, perché sicuramente molti problemi possono essere semplificati con un approccio da matematico, più che con un approccio da principiante di matematica che si rifà ancora alle proporzioni, che sono praticamente un argomento di base studiato alle scuole medie, ma sicuramente con un approccio da piano cartesiano il tutto può diventare molto più semplice. Ok, l'ultima cosa che voglio mostrarvi, sempre parlando di piano cartesiano, quindi sforando un po' di più nella matematica, è la rappresentazione di tutto a livello cartesiano. Quindi partiamo con l'equazione della retta, che la disegno in rosso, così come stava sul libro. E che cosa siamo andati a fare essenzialmente nel primo esercizio? Siamo andati a intersecare il tutto con una retta orizzontale che corrisponde appunto al valore di ossigeno pari a 0,85. Ebbene, vediamo immediatamente che se noi clicchiamo sull'intersezione otteniamo proprio il valore che abbiamo calcolato a carta e penna, ossia per valori di ossigeno pari a 0,85 noi abbiamo un valore di magnesio pari a 1,275. Ricordiamo che nel punto di intersezione il primo valore corrisponde alle x, per noi le x sono magnesio, le y, il secondo valore, è ossigeno. Ok, questo per quanto riguarda dunque il primo esercizio, la prima domanda
Per quanto riguarda la seconda domanda, invece, cosa abbiamo fatto? Siamo andati a sostituirci dentro un certo valore di magnesio pari a 0,25. Per valori di magnesio pari a 0,25 abbiamo ottenuto un valore di ossigeno che è pari appunto a 1,666 eccetera eccetera. Quindi appunto andando a intersecare opportunamente la retta del mio problema, che ripeto non veniva data direttamente, ce la siamo ricavata con delle conoscenze matematiche. Andando a intersecare con queste due rette otteniamo immediatamente le soluzioni del punto A e del punto B senza alcun sforzo, perché possiamo benissimamente utilizzare questo software o uno qualunque che traccia delle rette e otteniamo subito la soluzione. Da notare che qui c'è ancora la funzione rossa che l'ho scritta nel rapporto 24/36 per quanto riguarda il coefficiente angolare. Nulla cambia se io qui ci metto 0,24 0,36. Questo a sostegno del fatto che appunto la retta non cambia a seconda di come è rappresentata quella frazione. Se io la vado a semplificare, l'importante è appunto che sia sempre quella stessa frazione da un punto di vista di semplificazione, cioè non vado a metterne un'altra. Quindi la mia semplificazione per esempio era 2/3, no? E difatti la retta non si muove, c'ho sempre la stessa retta. Da notare che se io avessi un valore diverso la retta si muove, quindi se metto per esempio 5, premo invio, la retta ha cambiato la sua posizione perché naturalmente il coefficiente angolare cambia, dunque l'inclinazione cambia. E quindi niente, questo è un qualcosa in più che vi do per risolvere la chimica con la matematica, perché appunto conviene ricordare che non è la matematica a servizio della chimica, è la chimica che ha bisogno della matematica, come una qualunque materia scientifica. Ecco perché non si può assolutamente fare una materia scientifica senza un forte background matematico.